amici, eccoci qui con un nuovo video. Nel video di oggi vi volevo parlare di questa macchina. Questa è la macchina che ho comprato ultimamente alla Lidl. Vi avevo promesso nel video di presentazione appunto della macchina poi di approfondire meglio come funziona. Ora, ovviamente questo è un video prettamente dimostrativo, non per questo vi voglio invogliare a comprare questa macchina, ma siccome che io l'ho provata e ho notato molte differenze tra la vecchia macchina che avevo, che era una macchina base, sempre della Singer, ma era una macchina base, e questa che è una macchina non meccanica, ma un pochino più automatica, ho notato tantissime differenze. Quindi adesso volevo mostrarle anche a voi, anche perché più di qualcuno me l'ha chiesto, in quanto prima di affrontare una spesa del genere volevano capire quello che faceva e se era buona o no. Io onestamente posso dire che la macchina vale ogni centesimo che ho speso. Poi alla Lidl era anche in offerta, il che significa, insomma, è stata veramente un'ottima occasione. Ma vediamo insieme, basta chiacchierare, dilungarsi inutilmente, vediamo insieme la macchina un pochino più nel dettaglio, cosa ci viene fornito e come funziona di tutti i vari punti, e almeno quelle punti un pochino più importanti. E poi io vi metterò alla fine del video delle foto dove vi faccio vedere. Ho preparato qui un pochino di cioè un po' tutti i punti che hanno la macchina, tutti i punti di ricamo che ci sono sulla macchina, per farvi vedere quindi tutti i vari punti che può fare questa macchina. Sono tantissimi, ci sono dei bellissimi ricami. Certo non è una macchina per ricamare, ma per fare quei piccoli rammenti un pochino più carucci può essere utile. E non solo per quello. Ok, vediamo com'è la macchina accesa. Allora, qui abbiamo quindi il bottone dell'accensione, qui sotto, ok, abbiamo il cavo della corrente e il cavo del piedino. Quando la accendiamo abbiamo qui che sono praticamente dove vengono posizionati, quindi la scelta dei nostri punti. Dobbiamo quindi con queste freccette aumentiamo e diminuiamo, non diminuiamo, scusate, aumentiamo i punti. Possiamo aumentarli in unità e in decine. Mentre queste altre due freccette orizzontali servono per spostare l'ago. Vi faccio vedere, guardate bene questo ago. Se io l'ago per dire lo voglio, intanto mettiamo un punto, facciamo così, mettiamo il punto 0, ok, che è il punto dritto. Se voi guardate bene l'ago, noterete che io, muovendo queste due freccette, l'ago si sposta. Vedete come si sposta? Quindi lo posso spostare più a sinistra o più a destra. E qui sullo schermino verrà scritto quindi a che altezza viene posizionato l'ago. Questo perché? Perché quando noi andiamo a cucire, facciamo conto che dobbiamo cucire qui, io voglio che la cucitura viene molto vicino al margine, quindi al bordo del tessuto, quindi lo andrò a spostare tutto a destra. Se io lo voglio invece che viene un pochino più al sinistro o al centro, insomma con l'ago,
posso tranquillamente decidere io in che punto voglio la cucitura. Questo ci aiuta e ci agevola tantissimo, perché così noi il nostro tessuto lo mettiamo sempre qui a bordo piedino, in modo che quando andiamo a cucire basta tenere il tessuto bordo piedino e la cucitura verrà perfettamente dritta. Quindi se vogliamo una cucitura più vicino al bordo la andremo a spostare con le freccettine, se la vogliamo più distante sempre con le freccette la allontaniamo. Quindi questa è una cosa che io trovo molto comoda, mentre quella che avevo prima me lo spostava o dal centro tutto a sinistra oppure soltanto il centrale, il che significa che se io volevo una cucitura un pochino più vicina al bordo, a destra o anche a sinistra, ma non troppo, non me la potevo regolare. Invece così comunque abbiamo maggior aiuto nella regolazione. Questo è già, diciamo, un miglioramento dalla macchina base a questa. Un'altra cosa che ha questa macchina è che in automatico vi mette la distanza punto. Perché? Perché in base ai punti che noi scegliamo, la macchina ha già impostato quanto deve essere lungo il punto. Poi, se a noi questo punto, per dire il punto dritto, in questo caso, non ci interessa il 2,5, ma lo vogliamo a 3, basterà spostare, quindi aumentare o diminuire la lunghezza del punto utilizzando per l'appunto queste freccette. Qui abbiamo uno schemino dove ci fa vedere tutti i punti che possiamo fare. Sotto allo schemino, notate, ci sono dei numeri che sono poi i numeri che dobbiamo andare a selezionare sopra, come vi spiegavo prima. Comunque questi sono tutti i disegni, quindi tutti i vari ricami che possono essere fatti, i vari zigzag, i vari punti dritti, e insomma abbiamo parecchie cosine carine e simpatiche da fare. C'è il punto prettamente per il bottone e queste che sono tutte le asole. Vediamo bene questa parte. Allora, qui abbiamo questo che serve per infilare l'ago, poi vi faccio vedere come funziona. Qui sotto abbiamo una levetta, questa che serve per alzare e abbassare il piedino. Dietro abbiamo quest'altra levetta che serve per staccare il nostro piedino e abbiamo un'ulteriore levetta che la mia macchina vecchia non aveva, che è questa è per le asole. Quindi diciamo, a differenza della mia macchina vecchia, abbiamo questa e questa in più. Qui ci sono segnati, se vedete, aspettate perché con la luce magari non si vede bene, ci sono segnati i centimetri di distanza, quindi se noi poi spostiamo il nostro tessuto possiamo anche utilizzare questi segni che ci sono sulla macchina per poter poi fare una bella cucitura dritta. Qui nella parte superiore abbiamo dove mettere la rocchetta, perché possiamo decidere di metterla o qui oppure dietro c'è quest'altro porta rocchetta dove poi ha questo che è il fermo e il feltrino. E poi questo sarà a discrezione nostra dove preferiamo inserire la rocchetta, e questo andrà abbassato, mentre questo serve per quindi riempire la nostra spoletta quando finisce. Basta insomma spostare questa levetta, vedete, questa si può spostare avanti e indietro. Spostando la levetta di qua, quando andremo a schiacciare il nostro pedale, il filo si avvolgerà intorno alla rocchetta e non si muoverà l'ago, ma bensì questo. Ora vediamo un'altra cosa che ha la macchina è questo
questo serve per regolare la tensione punto. Questa è una cosa che dobbiamo fare poi noi a mano, perché dipende dal tessuto che noi utilizziamo. Quindi se è un tessuto molto leggero andrà diminuita, aumentata, insomma in base ai tessuti. Di solito, se voi vedete, ogni macchina ha segnato, quindi come se l'avesse un pochino più evidenziato un numero, perché quello dipende poi dalle macchine fino a che numero arriva. Questo arriva fino al 9, quindi è evidenziato il 5, che non è proprio, vabbè, calcolando che parte da 0, il 5 è una via di mezzo, che è poi il punto consigliato, quindi per la tensione filo del filo che si trova sotto la macchina, quindi non questo filo. Vediamo come si infila la macchina. Per infilare la macchina è semplicissimo, basta quindi inserire la rocchetta. La rocchetta deve girare in questo verso, ok? Quindi dobbiamo inserire la rocchetta qui, mettiamo il feltrino per evitare che insomma la rocchetta poi sbatte intorno sulla plastica e faccia rumore, e così lo tiene anche più fermo. Qui dietro c'è un gancino, lo vedete, questo qui, quindi devo far passare il filo in quel gancio, lo devo far scorrere lungo questa fessura, quindi lo inserisco nella fessura, giro qui sotto, ritorno su, poi spostando la manopola che abbiamo qui di lato, vedete, sale questo, guardate un po', questo si muove, quindi lo dobbiamo far salire perché il filo dovrà girare qui intorno in modo che si incastra qui. Questo è un piccolo uncino come lo è questo dietro. Poi scendiamo e adesso vi faccio vedere come si infila l'ago utilizzando l'infilalago. Per infilare l'ago dobbiamo abbassare questa levetta, girarla, poi infiliamo il filo qui, quindi all'interno di questo cappietto, lo facciamo girare inserendolo qui dentro in questo modo, poi lo passiamo di qua, vedete qui c'è un piccolo gancino, e spostiamo la levetta indietro, si formerà un piccolo cappiolino, basterà tirarlo e l'ago è infilato. È molto semplice e veloce. Adesso vediamo invece come inserire la rocchetta nella parte di sotto. Per inserire la rocchetta di sotto basta aprire questo vano, tirare giù lo sportellino, levare il portarocchette e qui dentro troviamo la rocchetta. Quindi adesso per inserirla cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la rocchetta che gira in senso antiorario, quindi così, in questo modo. La prendiamo, la inseriamo nel portarocchette, prendiamo il filo, lo facciamo passare in questa piccola fessura che vedete qui sopra, lo facciamo, quindi la tiriamo leggermente il filo e lo facciamo scorrere lungo questa fessuretta che vedete fino ad arrivare qui dentro. Fa un piccolo clic e la rocchetta è stata reinserita nel portarocchette. Adesso dobbiamo metterlo nella macchina. Spostando questa leva evitiamo che la rocchetta esce, quindi teniamo la leva in questo modo e la reinseriamo all'interno della macchina. Nella macchina qui abbiamo una piccola fessuretta dove è obbligatorio poi inserire questo. Adesso per portare il filo quindi di nuovo qui sopra
Quindi adesso basta girare la manopola che abbiamo qui a destra, così che l'ago scende e risale. Nel fare questo lavoro, vedete, ha preso questo filo. Ora noi tiriamo il filo che abbiamo sopra in questo modo ed il filo da sotto esce e viene qui sopra. Lo tiriamo, ecco qua, abbiamo passato il filo nella parte superiore. Chiudiamo e rimettiamo il nostro contenitore. Nel nostro contenitore poi troviamo anche all'interno diverse cose che escono nella macchina, tipo questo che occorre per i rammendi e anche per quanto riguarda quando dobbiamo cucire i bottoni. Va applicato qui sulla piastra poi della macchina. Poi abbiamo questo pennellino che serve per pulire la nostra macchina da eventuali pilucchi e aprendolo abbiamo questo che serve per aprire la fessura delle asole e anche per scucire i punti. Due filtrini, 3 portaspolette e questo piedino. Questo è un piedino che serve soprattutto, io lo utilizzo quando praticamente ho un tessuto molto spesso, perché magari ci sono 2 o 3 cuciture e quindi fa fatica a passare, perché magari il trasporto che abbiamo qui sotto non ce la fa. Con questo piedino, avendo questa rondella grande e queste altre 2 piccole, riesce a scorrere meglio il tessuto. Quindi diciamo io lo utilizzo in quei casi proprio quando il tessuto non vedo che si blocca e non cammina. Poi abbiamo questa è una chiave che ci occorre per svitare queste vitine quando dobbiamo fare la pulizia della nostra macchina. Poi abbiamo questo piede ci occorre per fare il punto invisibile, quindi quei punti che servono per nascondere magari quando dobbiamo fare rifinire una cucitura. E per fare questi punti invisibili dobbiamo utilizzare, adesso vi faccio vedere qui, poi sul libricino vi spiega anche tutto. Dobbiamo utilizzare dal punto 4, il punto 5 che non è altro che lo specchiato del punto 4, il punto 6 e 7 e l'8 che è lo specchiato del 7. Diciamo che quindi dal 4 all'8 possiamo utilizzarli per fare il punto invisibile con questo piedino che ci viene dato già dalla macchina. Poi abbiamo quest'altro piedino che è il piedino che ci serve quando dobbiamo mettere le cerniere. Poi abbiamo questo piedino invece serve per i bottoni, quindi con appunto questo sotto che è il 90. Mentre per le asole abbiamo detto che è questo e qui sotto abbiamo quindi per tutte le asole dal 94 fino al 99, possiamo scegliere quale tipo di asola vogliamo fare. Poi abbiamo quest'altro piedino, questo è un piedino per fare il punto overlook, ovvero sono tutti quei punti che possiamo vedere da qui, che sono questi, il 10, l'11 e anche il 70 e l'80, quindi 70, 80, 10 e 11 vanno fatti con questo piedino qua. E con questo abbiamo terminato quindi tutte le varie cose che ci vengono fornite in dotazione. Io quello che vi posso consigliare poi eventualmente di acquistare anche altri aghi. Allora io per esempio ho
questi che li ho presi alla Lidl, sono aghi universali, quindi vanno bene a tutte le macchine da cucire, dove c'è il numero 70. Questo perché è un ago più fino che serve per quei tessuti leggeri tipo la seta. E poi abbiamo l'80, il 90 e il 100. Il 90 e il 100 vanno utilizzati per i tessuti pesanti tipo jeans. Poi sempre alla Lidl era uscita anche quest'altra confezione che invece parte dall'80 al 100. Comunque, se poi non volete quelli universali, potete anche acquistare quelli originali, li vendono in questo modo, che sono quelli apposta della Singer. Ma io li ho confrontati e anche provati, sono praticamente uguali. Quindi se vi ricapita di andare alla Lidl e trovarli, vi consiglio di prenderli. Adesso vediamo come funziona la macchina. Dopo tutte queste chiacchiere, insieme alla macchina viene fornito anche questo piccolo pezzo per allungare quindi la superficie di lavoro. Adesso la andiamo a inserire, quindi basterà fare questo lavoro così. Ecco qua, e l'abbiamo incastrata. In questo modo, vedete, abbiamo un piano un pochino più grande, anche se comunque già, a differenza della mia vecchia macchina, ha una superficie più larga questa e più lunga. Con questo andiamo ancora meglio, che se vedete, guardate quanto diventa grande il piano d'appoggio. Ok, quello che vi volevo far vedere, io qui ho già preparato dei ritagli di jeans, quindi un bel tessuto spesso. Quello che vi volevo far vedere è che comunque con un ago che abbiamo qua sotto, quello in dotazione che è il 90, vi volevo far vedere che cuce benissimo sul jeans. Allora, incominciamo con praticamente uno strato solo di jeans. Ne abbassiamo il nostro piedino e incominciamo a cucire. Il pedale, a differenza di quel della macchina che avevo prima, è meno sensibile. Cosa significa? Significa che se io schiaccio poco andrà pianissimo, più schiaccio più andrà veloce, mentre quella di prima passava da piano a veloce in pochissimo, quindi ha una sensibilità spaventosa. Questo è ottimo per quando dobbiamo fare quelle piccole cuciture di precisione, quindi possiamo decidere noi l'andatura del pedale. Piano o più veloce. Cliccando questa freccettina qua sopra invece facciamo la retromarcia, quindi senza schiacciare il pedale basterà schiacciare questa levetta. Questo serve per bloccare i punti, ovviamente. In questo caso io ho fatto un punto dritto da 2,5. vedete come è venuto bello perfetto. Anche la parte che è tornata indietro è tornata esattamente sui punti che avevo già fatto, quindi è molto molto precisa. Ma adesso voglio farvi vedere invece come cuce anziché su un tessuto su due tessuti, perché facciamo finta, dobbiamo fare una piega, quindi noi ci troveremo due tessuti. Ok, quindi piego il tessuto, ne faccio una qui a fianco per farvi vedere, quindi sposto ovviamente questi dietro. Come sono venuti cucite perfette la nostra piega, senza
rompere il filo o altro, e io sto utilizzando un filo, quindi un classico cotone per la cucitura, quando normalmente invece bisogna utilizzare questi fili. Questi sono dei fili apposta per cucire i jeans, perché vedete sono molto più spessi, ok? Invece con questa macchina possiamo tranquillamente cucire anche tessuti così spessi e resistenti. Ma andiamo oltre, facciamo finta che anziché 1 e 2 ne vogliamo mettere 3, quindi ne aggiungo un altro, appoggio questo tessuto su questo e andiamo a fare un'altra cucitura. Quindi farò una cucitura qui a fianco, così che vi faccio vedere come si comporta la macchina su 3 tessuti di jeans con un filo classico, cioè un filo quindi non spessissimo. Guardate un po', cucito alla perfezione, quindi abbiamo cucito 3 tessuti, ok? Proviamo con 4 tessuti, quindi adesso piegherò questo così che abbiamo 1, 2 e questi altri 2 di prima. Arriviamo a 4 tessuti, un bello spessore che normalmente le macchine poco piace. Ecco qua, e anche questo l'ho cucito, quindi siamo andati a cucire bensì 4 tessuti, ok? Vedete, abbiamo 4 tessuti cuciti insieme. Aumentiamo la difficoltà. Allora, facciamo così, mettiamo 1, 2, 3, quindi 3 tessuti, li piego a metà così che diventano 6 tessuti, ok? Vediamo cosa fa. Senza nessuno sforzo è riuscito a cucire tutti e 6 tessuti. Ovviamente sapete benissimo che è una cosa che le macchine normalmente non amano fare, ma questa ci è riuscita benissimo. Ora mi fermo qui, vi lascio le foto di poi tutti questi ricami che ho fatto, così giusto per farvi vedere tutte le varie cose che fa questa macchina. È semplice e tra l'altro la trovo anche molto utile per le principianti, proprio perché la macchina, torno a ripetere, in default da sola già ti mette il punto come deve essere, insomma tutto quanto. Non dovete fare altro che schiacciare un pedale e la macchina fa tutto. Ah, una cosa, se avete domande, se magari sono stata poco chiara su qualche passaggio o mi sono scordata di dirvi qualcosa, perché può succedere anche questo, scrivetemelo sotto nei commenti, poi vi risponderò. Se la risposta rimane troppo complicata da scrivere, potrei anche fare un altro eventuale video come risposta alle vostre domande. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!